Quindi se ti hanno già intervistato, hai Sì. fatto una intervistina così. Tranquilla, tranquilla. Tu guarda me. Sì. Dopo mi guardate per il televisore. Eccoci qua. Allora, iniziamo da come ti Buongiorno. chiami. Mi chiamo Nanuli Goglicise. Io sono arrivata in Italia ancora da giovane, 17 anni fa. Aveva bambini piccoli, aveva problemi di soldi, perché i bambini cresciuti, io sempre serve qualcosa e allora passati tanti anni, come ho detto 17 anni, ormai abituata in Italia. Una volta all'anno vado a trovare i miei familiari. In Italia sono arrivata in 2006. Dunque, sono arrivata in Italia il giorno 9 di ottobre del 2004. 1999, quasi per fine anno. Perché mio paese non era lavoro, chi lavorava era stipendio molto basso e non bastava solo per pane, per medicina e altra. Se stai male, se non hai soldi morirai. Venuta in Italia 2009. Sono arrivata qua perché mi sono trovata in difficoltà con un marito ammalato e con un bambino che aveva bisogno un po' di più di quella che potevo offrire e mi sono decisa di partire. Sono arrivata con una corriera, ho fatto passaporto vista di turistico e è arrivata qua. Qualcuno mi ha detto così, dice Irina, pensaci bene, prima di venire in Italia, dici tu devi capire una cosa, in Italia non esistono sorelle, fratelli, non esistono cugini e non esiste la parentela. Lì ognuno è per se stesso, non potevo di credere. Sono arrivata qua perché mi sono stufata a stare a casa e dunque a casa mi sono laureata comunque e qualche anno ho lavorato con i bambini, facevo lezioni a casa di inglese e tedesco. Ma dopo tanto per cambiare volevo andare all'estero perché anni fa sono stata in Austria per 3 mesi e mi è piaciuto tanto. Perché è arrivata, perché io già a casa stata tanto tempo senza lavoro, perché da noi è anche cominciato come adesso qua in Italia. Si chiudeva negozi, fabbriche, spariti tutti i soldi in banca, spariti tutti i soldi, non miei, tutti. Sono arrivata come clandestina, pagando tanto. E per fortuna mia trovando subito un lavoro, senza sapere la lingua, senza terzo giorno praticamente io già lavoravo dopo che sono arrivata qua. È venuta come turista per 3 settimane, dopo rimasta stata a Roma, mio primo lavoro era a Roma e di là ho fatto documenti. Allora, quando io sono arrivata in Italia qua io avevo 2 miei cognati che loro già procurato un lavoro a Venezia. Allora 3 mesi io lavoravo a Venezia e dopo questa anziana, andata sempre 91 anni, i parenti portati lei a casa di riposo e allora io ero rimasta senza lavoro. 3 mesi cercato lavoro perché non parlavo ancora italiano, capiva poco niente e secondo me il lavoro capitava a Murano. Mi sembrava che in Italia non possono di esistere orrori, non possono di esistere la sporcizia. Per me era l'Europa, diciamo, un paese dell'Europa, un paese che doveva di essere tutto perfetto. Così mi immaginavo io l'Italia e io non parlo solo di Italia perché dopo sono stata in Francia, sono stata in Portogallo, sono stata in Spagna, dappertutto, solo che per me, per una persona che arrivava dall'ex Unione Sovietica, si immaginava una cosa
così, tutto perfetto. Invece la realtà non è stata così, è stata dura. Dunque, il primo lavoro l'ho fatto per 3 settimane solo da 2 anziani e c'era solo da lavorare, quindi non è che loro mi badavano più che tanto, io preparavo da mangiare, pulivo, facevo quelle cose che dovevo fare e loro, marito e moglie, loro si comunicavano tra di loro, solo che mi chiamavano, vieni qua, magari avevano bisogno di qualcosa e dall'inizio c'era molto poco, diciamo, come poca comunicazione, ecco. Io sono stata 3 giorni e dormito solo, non è solo io, c'è anche altre amiche. No, amiche, non è mia amica che vicino, però ucraini sempre, Certo. ucraini, polacchi, mi stati sulla stazione di treno. Là è stato più caldo, notte è stato un po' là. La badante da un signore con Alzheimer e praticamente era una persona molto dolce, molto affettuoso, però erano i momenti che si perdeva, non mi conosceva, no, aggressivo non era, però un po' non mi dava fiducia quando mi conosceva, anzi voleva mandarmi via di casa. Però con tranquillità lo calmavo, si tranquillizzava e così ho lavorato 2 anni e mezzo fino alla fine sua. Trovare prima lavoro era molto difficile perché in questo momento non avevo documenti. 8 mesi ho lavorato una anziana, ma dopo ho trovato un'altra dove io ho fatto documenti. Perché anche anziani portati bene, una che entra a casa senza parlare la sua lingua, solo sordomuti, non è, e allora questo è grande più per famiglie italiane che accettano noi badanti stranieri che non parlano proprio niente italiano. Posso dire che grazie a Dio e grazie anche a quello che sono arrivata qui, ho avuto questo coraggio. Perché mi sembrava, mamma mia, come tutti vanno e dico, vado anche io. Ma ho fatto una buona scelta, diciamo. Cercavo anche di fare traduzioni perché con conoscenza di tedesco e inglese chiamavo anche tante aziende, anche russo, ma siccome la mia età ormai è avanzata perché prendevano i ragazzi appena 29 anni, invece io appena dicevo quanti anni ho, si scusavano tutti e allora è successo così. Prima volta che è andata da Codogné, da questo signore, questo Paolo che mi ha portato con macchina, io si vergognava tanto perché lui che mi ha portato ha detto che dai andiamo a bar, io ho detto no, non sapevo né parlare niente, sapeva no, lui ha portato, lui ha preso per lui cappuccino e brioche, anche per me, ma io pensavo come io mangio questo brioche, non che non sapeva come mangiare, però prendere con mano così si vergognava. Arrivando qua io non avevo la scelta di cosa fare, l'unica cosa che potevo fare, che venendo qua sapevo già cosa farò, non ho avuto scelta, ho fatto questa e poi dicevo con il tempo cambierò, farò un'altra cosa, però sempre mi sono già abituata a avere un anziano, una persona debole che lo devo aiutare, quindi ci aiutiamo a vicenda. Ho lavorato anche pulizia, notte lavorata con una donna, non dormiva e mattina avevo qualche pulizia. Dove trovo lavoro vado di là. Se io entro in una famiglia nuova che io non conosco, devo prima di tutto conoscere carattere, devo conoscere il tipo di malattia, devo parlare con parenti che loro mi spiegano per quale motivo deve avere badante,
E allora piano piano non basta un mese, 2, anche 6 mesi succede perché anche devi trovare carattere, come dire, che un carattere devi scoprire, ecco, per scoprire un carattere. Tante volte mi ricordo quando la mia nonna sempre mi diceva, quando troverai nella tua vita, ti incontrerai con qualche anziano, aiutalo sempre e pensaci che hai visto me, che ti sei incontrata con me. Il lavoro di una badante dipende non dall'anziano, quello che accudisci, ma da tutta famiglia intera a cui appartiene questo anziano. Perché se la famiglia, se l'anziano è pesante, se è cattivo, se è egoista, però se la famiglia ti tratta bene, il lavoro più pesante possibile diventa lavoro facile. Devo parlare perché lei che non parlare, lei si agita di più, devo parlare e tranquillizzare. Siamo oggi qua, io adesso finisco il giornale, leggo questo solo piccolo, guarda, vengo da lei, guarda questo solo piccoli, questi, finisco e dopo andiamo. Lei sta seduta, aspetta, ma già finito, no, ancora qua, c'è un po' qua più piccoli. E così devo fare qualcosa che lei tranquilla, perché quando dire qualcosa contro, lei si agita di più e così. Ho curato un altro signore, è stato anche lui ha fatto parte praticamente, mi ha insegnato tanto. All'inizio non parlavo proprio bene e lui mi correggeva ogni volta che sbagliavo, mi ha obbligato a fare una scuola guida, per questa sarò grata tutta la mia vita perché non avevo coraggio, lui mi ha incoraggiato, proprio più mi ha obbligato a incoraggiarmi, vai, lo devo fare, ti servirà, infatti adesso sono molto grata. E anche questa persona l'ho accompagnato fino all'ultimo giorno. Sono ortodossa, lei era cattolica e sapeva tante preghiere. Io ho imparato con lei e quando lei non voleva dormire, con lei io dicevo preghiera, vostro preghiera, e dormiva poco. Io non ho mai fatto come volevo io sempre facevo come vuole anziana, così loro non agitano e anche io quando lei è tranquilla anche io sono tranquilla. Per un anziano basta una carezza, perché spesso che parenti, figli o altri parenti o abitano lontano o non hanno tempo perché lavorano, perché c'è sua famiglia. Allora, per un anziano basta una carezza, perché non serve tanto, una bella parola o una carezza, risolto tutto. Sempre mi ricordo di loro perché ogni persona nel mio cuore ha lasciato qualche cosa di buono, qualche, diciamo, qualche detto, sempre me lo ricordo, o qualche parola, o qualche piatto che mi hanno insegnato. Con la mamma di Lino, per esempio, ho lavorato per 3 anni e dopo la mamma di lui è morta proprio nel giorno del mio 40° compleanno, che sono rimasta talmente male che comunque mi ha fatto quel proprio impronto che lei è morta all'ospedale quasi davanti ai miei occhi e comunque sono rimasta veramente molto male. Devo avere tanta energia, però a me io un po' stata meglio perché ho trovato lavoro che non con testa buona in 9 anni, abbastanza anni che stava tranquilla. Là non c'è né nervosa, niente, perché parlavamo come amici, guardiamo televisore, andate a camminare un po', più leggero, mi è passato più meglio. Tu inizi a fare una parte della loro vita
come in una famiglia, ci sono 4 piatti in tavola a cena o a pranzo, si aggiunge ancora uno e tu fai parte della loro vita, della loro famiglia e praticamente ogni tanto per questi anziani noi diventiamo ancora più vicini che figli, perché ti confidano più cose, ti raccontano più cose che magari a un figlio, ti trovi più tempo con loro e quindi loro si affezionano anche loro. Io sempre tratto come mia famiglia tutti quando vado di là, non penso che questo non devo fare, questo non è mio lavoro. Quando vai in famiglia devi fare come tua famiglia. È difficile certo lavorare 24 ore, ma qui siamo 7 georgiani e 2 ore usciamo, ci incontriamo fuori, parliamo la nostra lingua e abbiamo molto buona amicizia. C'è qualcuno serve aiuto, tutti siamo uniti e aiutiamo. Sulle mie spalle, perché se succede qualcosa sempre attenta anche di notte, ti sembra che anche quando lei o lui, anziano o anziana, giri, tu già devi essere presente, può darsi devi dare un bicchiere di acqua o stai male, è sempre pronta con anche telefono di notte, dipende che anziano, no? 118, o se tu sai tipo di malattia, non so come spiegare, dare medicine, sì, anche stare mezz'ora vicino per parlare finché non passa anche, diciamo, paura. Mi ricordo benissimo come la signora mi diceva, Irina, tu devi capire, tu non sei venuta da me sempre a lavorare. Tu mi devi fare la compagnia e io non capivo questa parola. Dico, cosa vuol dire compagnia? E lei dice, tu devi stare vicino a me, tu devi chiacchierare con me, tu devi prendere un tè con me. E dico, ma non posso. E lei dice, ma perché non puoi? Io per questa cosa che ho preso in casa, dico, no, dico, sono venuta a lavorare. Cioè, per me era un modo di non capire come mai che tu puoi stare di fare compagnia a una persona e per questo puoi essere pagato. Che io mi immaginavo che sono arrivata al lavoro, dovevo sempre in movimento di essere, di non fermarmi mai. Io li gestivo tutti quanti come se fossero i miei genitori o i miei nonni, perché nonostante tutto, se io magari faccio nei confronti di lui o lei qualcosa che non va bene e lei non se ne accorge, però là c'è qualcuno che vede tutto lo stesso e so io che vede, e dopo, e può anche, quindi non è che la mia coscienza non mi permetterebbe mai a fare qualcosa che non va bene magari nei confronti di qualcuno. Ma casa, sai, a casa. Voglio lavare piatti, va bene lavo, che non voglio posso lasciare diciamo mezz'oretta e io guardo il televisore che c'è qualcosa interessante. E qua devo finire tutto, non guardo niente, devo finire tutto bene e però non è che lavoro pesante, che lavori, tanti pesanti lavori, però sempre come devo stare più nervosa che quando persona, no, mia nonna non è, c'è persone che qualcuno ha Alzheimer che devo di più tenere, di più devo tranquillizzare questo. Però con gli anziani a un certo punto diventano come bambini e quindi avendo in mano sua vita bisogna sempre essere molto presente, attenta alle medicine, perché noi gli diamo le medicine, abbiamo cura di ogni malessere che dobbiamo vederlo noi prima che un familiare. E da noi dipende, infatti, dipende la vita praticamente. Ogni tanto anche un po' di paura ti prende perché la responsabilità è grande. È cambiata come persona, certo. Io non ho mai pensato che lasciare casa, famiglia, paese
e andare un'altra così lontano. Quando io ero a scuola con noi insegnavano storia Italia, ma venire a lavorare come badante non ho mai pensato, ma quando serve figli fai. L'anno scorso è stato anche mio figlio più piccolo che ha 27 anni e questa volta, la prima cosa che lui è arrivato è questa famiglia a Pianzano, che io lavoravo 13 anni, lui sapeva inglese, sa inglese, ma non italiano. Dopo gli dice, mamma, adesso io dico a questa signora che aveva 90 anni, dire grazie signora Luigia di questo lavoro che ha dato a mia mamma, perché lei è cresciuta a noi, grazie a lei, che è questa anziana, mi è venuto anche a piangere che ha fatto mio figlio di questa anziana, ha abbracciato e dice ancora grazie signora Luigia che tu mi hai dato questa possibilità di vederti e dirti grazie. È così, mi viene da piangere ancora. E anche mi ricordo che il mio papà sempre gli diceva, scherzava con la mia figlia, ma la mamma ti ha mandato le caramelle, questa c'è, non ci sono, non ti ha mandato cioccolatini. E lei diceva, non mi interessa, caramelle ma sono dall'Italia. E per questo è un scherzo così, le caramelle che alla fine è un dolce per un bambino, ma l'amarezza della nostra vita non è che diciamo che lo stiamo paragonando con questa caramella, ma finché arriviamo di comprare questa caramella e di mandarlo nel nostro paese, l'amarezza lo dobbiamo di assaggiare e lo assaggiamo tante volte, con le lacrime, con la fatica, ma speriamo che un giorno sarà tutto bene. Peccato perché tanta gente, tanta brava gente intelligente è andata via, è andata all'estero, perché per esempio abbiamo studiato all'università noi altri e c'era un gruppo mio gruppo di tedeschi, dopo c'erano due gruppi inglesi, un gruppo di polacchi, quelli che hanno studiato le lingue, dopo quasi tutti sono andati all'estero. America, Canada, Australia, Europa, sono andati via tutti quanti quasi. A casa non è rimasto quasi nessuno. Adesso non so se io torno a casa, non so se ci riesco a trovare il posto per me, non so, bisogna avere anche certe conoscenze, ma io non voglio più piegarmi davanti a nessuno ormai, da come sono adesso, non credo proprio. Io sempre adesso penso così, che prima, quando è stata l'Unione Sovietica, noi vivevi meglio, non sapevi come vive tutto il mondo, siamo chiusi, e stavamo bene, perché non sapevi perché sempre il televisore, radio dice che in Europa c'è tanti poveri, perché c'è tanti ricchi, questi poveri non hanno cosa mangiare e noi siamo contenti, state contenti tutti per questo. E poi quando io sono arrivata qua ho visto anche quando per strada passati in Austria, subito dopo Polonia c'è Austria, c'è Germania, che vede un altro mondo, e subito ho pensato che ho ascoltato 50 anni quasi tutti bugie. Per me è stato molto, non lo so, mi si rompeva il cuore solo ogni pensiero, cosa fa mio figlio, come sta senza di me, però stavo da una parte, piangevo, da una parte stavo tranquilla sapendo che lui è nelle mani di mia mamma e per questo mi tranquillizzavo. È difficile lasciare la famiglia, la tua terra, la tua casa, è difficile molto. Arrivare in un paese che non conosci, con un'altra mentalità, con un'altra cultura, praticamente tutto nuovo, deve imparare tutto da zero. Lasciare famiglia e figli è molto difficile. Mia piccola figlia l'ho lasciata a 8 anni, era così piccola,
ma quando è andata adesso è più alta di me. E adesso vado a casa e lei scherza. Mamma, quando scendi aereo, guardi sopra e mi vedi. Quando vedi giù, guardi un'altra sua sorella, un'altra mia figlia. Ho lasciata così, adesso più alto di me. E, come spiego, è molto difficile, ma quando non hai mangiare, dare mangiare figli, madre deve fare tutto. Io apprezzo ogni giorno che io vivo. Io voglio aiutare il prossimo. Allora, io mi comporto con anziani come voglio quando io divento anziana che altri comportano con me. Questo. Più amore. Io non posso dire che non sono felice, perché ho la mia famiglia, ho la mia casa, cioè la mia casa diciamo, ho il mutuo come tutti gli altri che si sono fatti, ma alla fine posso dire che arrivando qui sono arrivata a tanti scopi da fare. Per esempio, ho avuto il scopo che la mia figlia doveva di finire l'università, l'ha finito, che mi dovevo di comprare la casa, mi sono comprata, che mi sono sistemata come ho formato un'altra famiglia. Questo ultimo posto di lavoro dove ho lavorato dalla Carmela, mi sono resa conto che io non cercavo più apprezzamenti, che non importa se ti apprezzano o no, l'importante è che magari tieni in vita un familiare che magari è molto importante per i figli, per i nipoti. E allora come apprezzamento da parte di loro, non devi cercare apprezzamento da parte di loro, perché comunque sia verrai premiato prima o poi dall'altra parte, ma qua devi solo fare il tuo dovere e basta, e fare bene, fare come si deve. Io arrivata qua e prima ho mandato soldi, paga tutto questo devo pagare. Dopo per inverno comprate qualche vestito, qualche scarpe, qualcosa, sempre mandato. Dopo queste nipote studiato, sempre mandato, ma adesso basta, però devo un po' soldi per me, però lo stesso preparo Paco, mando loro contenti, anche contenta anche io. Orgogliosa di me, orgogliosa che ho avuto pazienza, ho potuto fare del mio meglio, perché se io non potevo gestire un anziano all'inizio, non ce la facevo praticamente, non credo che potevo farlo dopo. Questo significa per me che anche mi sono rinforzata le mie forze, anche morali, non è che mi sento forte che ho potuto fare tutto questo. Mi sento bene perché non ho fatto del male. Mi hanno voluto bene e ho voluto bene. No. Mia figlia quest'estate volevano venire come un mese per girare, perché con noi Italia è molto bello e voglio portare viaggio, ma rimanere no. No, anche io. Il mio paese è antico, tutti che vengono qui a lavorare dopo tornano tutti indietro. Noi morti o vivi torniamo alla nostra terra. Quando prima andava persona emigrazione e sapeva che non poteva tornare indietro, tutti portavano così terra, nostra terra. E quando moriranno mettevano questo terra al cuore, così sentivano vicino sua terra.